Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena-Avellino, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani. Prego, per domande. Ciao mister, buongiorno. Devo ammettere, insomma ormai è da un po' che ci vediamo, ci sentiamo, devo ammettere che tanto incazzato come domenica dopo la sconfitta di Bari non te l'ho mai visto. Avevi certamente parecchi motivi per esserlo. Spiegaci qual è il motivo maggiore che possa essere, che so, il gol preso in maniera balorda piuttosto che le occasioni fallite. No, ma non torniamo sul luogo del delitto. A farmi arrabbiare sono stati fattori interni e fattori esterni, quindi preferirei non parlarne. Esterni che non riguardano direttamente la nostra squadra. Ricordatevi i primi minuti di gara. E comunque al di là di questo, dai, non voglio tornare su quella che per me è stata una buona partita da parte della mia squadra che non ha raccolto niente. Quindi abbiamo fatto, come sempre si deve fare, voltare pagina e una settimana di lavoro per prepararci a questa partita. Ecco, appunto per provare a introdurre la partita di domani, decifrare l'Avellino non è facile, lo dicono i numeri, lo dice il rendimento, anche proprio il rollino di marcia che hanno tenuto, molti picchi verso l'alto, poi qualche periodo difficile e soprattutto ancora più difficile credo dopo un 4-3. Ecco, che squadra ti aspetti? Ma la squadra che un po' hai descritto te involontariamente, cioè una squadra che magari anche come altre alti e bassi, ma una squadra che ha capacità di andare facilmente in rete, una squadra che ha la capacità di giocare, di muovere la palla, di avere cambi che possono determinare la partita in corso, quindi una partita difficile, una squadra comunque organizzata, una squadra ben allenata, una squadra che vive sull'entusiasmo del campionato vinto, un ambiente dove l'entusiasmo fa tantissimo, è una partita difficile, come lo sono tutte, come abbiamo visto a Bari, poi spesso sono gli episodi che determinano il risultato finale, però sono convinto che anche domani la squadra nostra farà prestazione, è importante reagire dopo la sconfitta, anche se ripeto secondo me non meritata, ma è importante riportare in campo l'entusiasmo, la voglia, la fame, l'intensità che abbiamo quasi sempre espresso. Luca Leoni, Espresso Cadetto Podcast. Ecco mister, ieri Biancolini in conferenza ha sottolineato i meriti del Cesena come squadra, ma anche le difficoltà a sua detta che trova in casa. Al di là dei punti raccolti, anche dovuti magari al calendario, è d'accordo con l'analisi di mister Biancolino e se sì, che cosa si spiega questo andamento diverso tra casa e trasferta? Ma io penso che intanto hai toccato un altro tasto evidente che dice che noi all'11ª partita abbiamo giocate 7 fuori e 4 in casa e quindi quando non giochi in casa diventa anche difficile fare punti. Detto ciò, io credo che come successe l'anno scorso che la nostra squadra faceva più facilmente risultati in casa e meno in trasferta non sia comunque una regola, un dato che in questo momento mi possa spaventare. Chiaro è che probabilmente in casa una squadra più propensa a proporre gioco e quindi magari a scoprirsi, come è successo con la Reggiana, magari in trasferta accade al contrario, dove sei più attendista e aspetti gli avversari e magari ti lasci più campo per ripartire, però voglio che la mia squadra abbia lo stesso atteggiamento sia in casa che in trasferta, poi sono straconvinto che alla lunga in casa faremo risultati perché giocare a Cesena e avere l'aiuto del nostro pubblico, avere l'aiuto, l'entusiasmo che c'è in questo stadio è sicuramente un valore aggiunto. Buongiorno mister. Dunque, le ultime uscite hanno dato l'impressione che i cambi spesso non siano all'altezza della situazione
Dal suo punto di vista c'è qualcuno che ancora non ha, diciamo, ingranato, non è ancora entrato nei suoi meccanismi, oppure ritiene che sia, diciamo, solo una questione legata al momento e alla partita specifica? Grazie. Ma io penso alla partita che abbiamo giocato con la Carrarese, dove i cambi sono entrati bene e hanno contribuito tanto al risultato. È anche vero che bisogna essere onesti e ci sono determinati ruoli e determinate situazioni di partita in cui non è facile entrare a 10 minuti alla fine, a 20 minuti alla fine, a mezz'ora dalla fine, perché a volte si fanno dei cambi conservatori, a volte si fanno dei cambi per cercare di smuovere qualcosa, ma non è sempre semplice entrare a partita in corso in momenti della partita. Quindi io credo che i miei giocatori abbiamo una rosa abbastanza omogenea, dove le differenze tra chi ha giocato di più e chi ha giocato di meno sono lievissime, anzi a volte non ci sono. Si devono fare delle scelte, probabilmente chi gioca di meno in questo momento è penalizzato, però la squadra ha dimostrato che chi ha giocato dall'inizio e ha sostituito magari uno che ha giocato di più ha sempre fatto bene, per cui io considero, al di là del fatto che è normale che in una squadra qualcuno giochi più partite rispetto a un altro, ma io considero la rosa omogenea, come dicevo prima, e equilibrata, e per me sono tutti pronti per giocare dal primo minuto. Buongiorno mister, intanto ti chiedo se recuperi sia Siano che Magni, e poi a livello di pubblico, oltre alla solita presenza del pubblico di casa, domani ci sarà una folta presenza dei tifosi ospiti, oltre 2000. Quanto pensi possa incidere anche a cornice di pubblico ma anche in campo? Magni e Siano non sono ancora recuperati, speriamo di recuperarli entrambi dopo la sosta. L'Avellino è una squadra seguita, una squadra che ha pubblico, ha seguito, ha una tifoseria molto calda, e alla fine una delle cose belle del nostro mestiere è giocare in stadi gremiti, pieni di gente, per cui sarà sicuramente un dato di colore avere una tifoseria numerosa avversaria, però io so che i nostri sono tanti e ci daranno una grande spinta. Io voglio tornare sulle sostituzioni, in particolare su sostituzioni di Spendi. Sostanzialmente quando scade l'ora sostituisci Spendi. Ecco, lo fai spesso, lo fai in particolare per tutelarlo o per cercare di dare minutaggi più possibili a Olivieri o ai sostituti in generale? No, lo faccio semplicemente perché ci sono delle partite in cui Spendi ha un contributo che va avanti, cioè, semplicemente mi spiego meglio, sono delle situazioni in cui vedi che un giocatore ti sta dando un grande contributo, ci sono delle situazioni in cui vedi che sta faticando, e allora non vedo perché devo precludermi la possibilità di dare spazio a giocatori che io conosco, che vedo in allenamento, che magari possono dare di più in quel momento di quello che sta dando uno che sta giocando. La trovo una situazione normalissima. Credo che avere 5 cambi, perché poi sono convinto che se un giorno facessi 2 cambi, poi la settimana dopo vorrei starmi a domandarmi ma come mai non è cambiato. Al di là del fatto che tu sei entrato nello specifico e mi hai chiesto di Spendi, io ti dico che quando Spendi gioca dall'inizio e dà segnali che sta spingendo forte dal primo minuto fino al 60esimo, Spendi rimane in campo. Quando ho la sensazione che Spendi stia patendo, stia soffrendo o abbia perso la sua vivacità, è giusto fare entrare un ragazzo fresco. Farei la stessa cosa se Spendi fosse in panchina nei confronti di un suo compagno. Ci sono due paradossi, lo dicono i numeri, quindi sono due paradossi oggettivi. Voi siete la squadra che va in pallagol più di tutti, però faticate spesso, e Bari ne è l'esempio, a segnare, anche se poi non avete fatto pochi gol. Al contrario, siete la terzultima per gol, diciamo, concessi, o comunque azioni da gol concesse, dopo Monza
e Modena, eppure prendete tanti gol in proporzione a questo. Qual è dei due dati quello su cui si può lavorare di più o quello che ti spaventa di più? Secondo me sono due dati sui quali puoi lavorare, però poi bisogna analizzare quali sono i gol presi e analizzare quali sono le situazioni in cui non sei riuscito a calciare, perché a volte c'è la bravura del portiere, a volte c'è un pizzico di sfortuna, perché tra prendere un palo e calciare fuori o calciare dentro è questione di centimetri. Una squadra forte deve invertire questi dati. Se pensiamo di essere una squadra forte, dobbiamo riuscire ad invertire questi dati. Se non riusciamo a invertire questi dati, pur lavorandoci e pur conoscendoli, vuol dire che qualcosa ci manca, come dicevo la settimana scorsa. Mister, prima parlando dell'atteggiamento tra casa e trasferta, si diceva appunto che le squadre che vengono qua magari hanno un atteggiamento attendista, dovete essere voi a fare la partita. L'Avellino però è una squadra che, come anche il Cesena, propone tanto dal punto di vista offensivo, avete lo stesso numero di gol. Ti aspetti una partita aperta o un Avellino in questo caso più attendista? No, ma mi aspetto una partita aperta, perché nel calcio di oggi, perché nella Serie B di oggi è difficile trovare squadre che si chiudono nella loro metà campo, nella loro area di rigore. A volte quando lo fai, se capita a te o se capita agli altri, è perché ti costringono gli avversari. Mi aspetto una partita aperta, però è chiaro che basta, come è successo con la Reggiana, basta una ripartenza o una ripartenza e mezza per punirti e poi diventa difficile, quindi non possiamo nemmeno pensare di stare noi in attesa e di aspettare l'Avellino, però io penso che dobbiamo avere l'equilibrio che abbiamo avuto tante volte. L'equilibrio significa provare ad attaccare con tanti uomini e comunque avere la capacità di difendere o di riconquistare palla nel momento in cui la perdi. Poi il calcio sta tutto lì, quella poi è la differenza, perché spessissimo il momento più pericoloso è quando c'hai te la palla, perché se la perdi sei messo male, e quindi su questo si lavora. Poi le partite, mi dispiace essere ripetitivo, ma le partite a volte sono decise da un errore, da un episodio. Probabilmente un'altra verità è che le squadre che commettono meno errori sono quelle che vincono più partite. Siano e Magni non ci sono, Bisoli neppure ovviamente, anche lì non ci sono tabelle perché credo sia impossibile farle. Per il resto? Per il resto stanno tutti bene, come stanno tutti bene. Abbiamo fatto una settimana giusta, non siamo una rosa foltissima, però abbiamo soluzioni alternative, per cui credo che siano ragazzi sani, giovani, e abbiamo lavorato bene la settimana. Faremo di tutto, con tutto quello delle nostre forze, per fare prestazione e dalla prestazione ricavare un risultato. Grazie a tutti. Grazie.